Oggi finalmente 8 dicembre, festa dell'Immacolata, festissima anche qua in Spagna. Finalmente è tornato il sole dopo 4 giorni bruttini, è piovuto, insomma comunque brutti. Oggi è tornato il sole, quindi siamo in questo area parking di Isla Cristina, molto carina, molto bella. Il mare non è proprio sotto l'angolo, è un po' distantino. Lo raggiungiamo ora in bici. Prima ci facciamo un bel giretto tra le lagune a vedere i fenicotteri. E poi vedremo se riusciamo. Raggiungiamo il mare? Andiamo a vedere il mare com'è. Raggiungiamo il mare. E mentre Mauro cerca di parlare nel suo inglese maccheronico a un tedesco, io mi sono defilata perché stavo scoppiando a ridere da quello che raccontava. Iniziamo la nostra pedalata fra le lagune, tra Isla Cristina e Ayamonte. Qui sono lagune piene di uccelli, come al solito, fenicotteri, tanti belli... Oh, un pesciotto che è saltato! Non l'hai visto? No, eccolo là, sì. Lì davanti, se proviamo ad avvicinarci piano piano su questa strada, abbiamo una cicogna che adesso man mano ci avviciniamo si allontanerà. Eccola in volo, che bella! Stanotte ha piovuto un bel po' di ore e abbiamo la nostra stradina abbastanza bagnata e piena di pozzi, quindi dobbiamo fare le gincane per riuscire ad evitarle. Siamo arrivati ad un mulino, al Molinos Mareales, cioè un mulino che si muove al ritmo delle maree. Quando la marea è alta, l'acqua fa girare una ruota, praticamente lo scorrimento dell'acqua sul movimento delle maree fa girare una ruota in orizzontale che serve da macina e poi fa da mulino. Eccolo qua. Bello questo posto, davvero. Questo mulino a maree utilizza lo spostamento di correnti delle maree, perché le maree quando si alzano e si abbassano ovviamente creano delle correnti. Utilizza la forza delle correnti di marea per far muovere le macine. È bello, è interessante. Siamo arrivati praticamente in fondo. Ora di qui c'è il porto, qui davanti a noi, qui spiaggioni immensi e ci facciamo ancora qualche giro, poi rientriamo, mo? Che sì, dici? Sì. Abbiamo fatto finora quasi 23 km, quindi ne avremo altrettanti per tornare a casa. Siamo a Isla Canela, sul lato verso il Portogallo del fiume, quella di fronte a noi sul lato verso la Spagna del fiume è Isla Cristina. Questo porto fluviale, qua c'è il mare. Sono state costruite queste urbanizzazioni
sulla lingua di sabbia che separa le lagune dal mare. Lingua di sabbia che comunque è larga 1 chilometro, ecco, non è che sia proprio una linguetta. Ecco, questo qua è il porto di Isla Canela. Canela. Lì davanti a noi c'è un Sonodici 52 come il nostro. Qui si vede la parte del porto con fondale, perché da lì, da questi isolotti, un piccolo isolotto pieno di uccelli, da qui in avanti non vedo che il fondale diminuisce notevolmente. Quindi siamo innanzitutto su un ponte sopra un canale di collegamento del Rio Gaudiana, che è quello là, quel fiume. L'altra sponda è Portogallo. Quindi cosa scegli? Spagna, un passo di qua, Portogallo, un passo di là. Ma per adesso restiamo in Spagna ancora qualche giorno. Oggi, o forse anche domani. Poi sicuramente Portogallo. Cambiamo stato e cambiamo bandierina. Stato e bandierina. Ecco un altro porto fluviale, il porto fluviale di Ayamonte, che è molto bello, molto tranquillo. Là c'è il fiume, l'ingresso del porto sul fiume, porto sul confine, un po' come Menton, Garavan. Ci sei, Mau? Eccoci arrivati. Abbiamo fatto quanti chilometri? 41,3 se non sbaglio. Non male. Visto che volevamo fare solo una piccola sgambatina, 41 chilometri, insomma, non è male. Da qui, dal campeggio, siamo arrivati fino al paesino di Ayamonte, che dà sul fiume fronte Portogallo, e poi a Isla Canela. Canela. E al suo bel porticciolo. Di fronte a Isla Cristina, al di là del fiume. Com'è andata? Stanco? Oh, bene, no, oggi no. Sono comunque le 2:25. Ora ci facciamo il nostro BBQ. BBQ. Ormai abbiamo preso l'orario di pranzo spagnolo, mangiamo sempre tardi. D'altronde alle 8:30 qui è ancora buio, quindi c'è la luce. Mattino, L'alba è alle 8:25, 8:30, quindi ci sta. Quindi tardiamo tutto, colazione sveglia tardi, colazione tardi, pranzo tardi, cena un po' prima perché degli spagnoli, perché io comincio a avere fame, alle 8 comincio a avere fame. Comunque dai, vado a preparare il barbecue? Sì, una birretta per favore, adesso ardi. Una birretta. Cioè, dopo 41 km di bicicletta, posso prendermi la birretta. si deve riposare, cosa beve? Una birretta. Vai. Salutare, sì, perché ha perso molte calorie Salutarissima. in questa corsa in bici e quindi ha bisogno di birretta. Ecco il nostro BBQ. Per oggi ci siamo preparati salsicce e spiedini di pavone. Lo volevamo assaggiare. Il problema è che il sole, c'era un bel sole fino a 5 minuti fa, adesso è venuto questo nuvolone qua. Buono, speriamo bene. Non vorremmo dover scappare tutto all'improvviso. No. Va bene. Direi un buon pranzo anche per oggi. Nonostante sia tardi, ma Dobbiamo festeggiare l'8 dicembre. oggi è festa anche qui e quindi sorriso felice? Beh, adesso che mangiamo sì. Prima no. E soprattutto adesso che beviamo. Da noi. Buon appetito, buon 8 dicembre, buon festa dell'Immacolata a tutti. Noi proseguiamo il nostro pranzo. E il nostro viaggio. Esatto. E mentre mette a posto tutta le stoviglie lavate alle
6 della sera, della Ah, tarde. anche perché stamattina abbiamo fatto colazione tardissimo. Siamo andati via in bici e Sì. non avevi neanche lavato la roba di stamattina, quindi era tutta questa roba che Siamo- sembra che avessimo Siamo fatto. in super ritardo. No, comunque tanto per avere l'idea, guardate che bellissimo tramonto che abbiamo. Queste nubi rosse che danno questa immagine straordinaria di queste giornate. Ora cerchiamo di mettere via tutto. Tavolini, bici, che domani si riparte. Perché dobbiamo passare il confine, o sbaglio, Maurizio? È vero, vogliamo andare In dall'altra Portugal. parte, in Portugal. Domani lasciamo la Spagna per un po', perché poi a gennaio torneremo sicuramente in Spagna, perché comunque dal Portogallo per tornare in Italia bisogna passare dalla Spagna, non si può fare diversamente. Lasciamo con un piccolo velo di tristezza la Spagna, lasceremo domani e comunque per un'avventura nuova in Portogallo. E con questo rosso tramonto vi salutiamo. Un'altra bellissima giornata in Andalusia, nel sud della Spagna, sud-ovest più estremo. Siamo a 5-6 km dal confine col Portogallo e le avventure di Sailor Ronic continuano. Per ora gustatevi questo splendido tramonto e un saluto a tutti e buonanotte. Abbiamo fatto un po' ancora di spesa perché ci hanno appena detto che il Portogallo è più caro. Strano, la cosa ci meraviglia un pochettino, ci sorprende un pochettino perché solitamente economicamente il Portogallo, la Spagna è messa meglio del Portogallo. Comunque va bene. Abbiamo fatto un po' di spesa ancora qua in Spagna, siamo a 3 km dal confine, stiamo per lasciare la Spagna dopo 40 giorni. 40 giorni che siamo in Spagna. Abbiamo preso le abitudini spagnole, ci siamo trovati benissimo, ci torneremo. A questo punto, cosa dobbiamo dire, Betty? Adios Spagna, hasta luego. Hasta luego, Ci Spagna. ci vediamo tra un mesetto forse. Tra un mesetto probabilmente. Ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato. Stiamo andando a prendere il ponte che scavalca il fiume perché in inverno, in estate ci sono anche dei piccoli ferri che fanno avanti e indietro, ma in inverno no, e quindi l'unica strada per andare in Portogallo in questa zona è questo ponte che supera il fiume. Il fiume Guadiana che separa la Spagna dal Portogallo. Benvenuti in Portogallo, eccoci qua, siamo entrati. Ci hanno già fatto pagare. Già abbiamo addebitato la carta di credito per i futuri passaggi in autostrada e ora direzione di nuovo mare. Usciamo dall'autostrada fin da subito e ci buttiamo verso il mare. Eccoci quindi alla prima sosta in Portogallo. Siamo a Fábrica do Costa, è una decina, quindicina di chilometri dopo il confine. Ci troviamo di fronte a questa lunga penisola di sabbia e vegetazione che ripara dal monte e dal mare oceanico. Qui in realtà è una zona un po' più paludosa perché l'acqua ristagna in questo punto, ma si cominciano comunque a vedere questi spiaggioni enormi portoghesi. Però nei prossimi giorni la nostra idea era tra Tavira ed Olao di fermarsi qualche giorno per utilizzare le biciclette con i ferri, piccoli traghettini che ci sono, avere la possibilità di visitare le isole, le isolotti di sabbia che proteggono questa zona. È una zona di cui ci hanno parlato molto bene, molto bella da un punto di vista naturalistico. L'interno delle lagune sono molto protette rispetto al mare esterno, quindi dovrebbe essere positiva la cosa. E la temperatura com'è?
temperatura estiva. Si fa sempre più calda. Primavera. Temperatura qua è primavera. Mi sa che nei prossimi giorni riesci a farti un altro bagno. Nei prossimi giorni riesco a farmi sicuramente un altro bagno. Auspico. Si sente in lontananza il rumore delle onde che frangono sulla spiaggia della piccola penisola sabbiosa. Questa non è un'isola, è una penisoletta sabbiosa. Tutta questa zona è stupenda, bellissima. Temperatura meravigliosa, meravigliosa. Sono in maniche corte, si sta veramente benissimo. Ecco qua la parte finale, laggiù dove la penisola si ricollega alla terraferma. Ecco Carletto, posteggiato qua. Appena arrivati in Portogallo, cosa facciamo? Prendiamo la nostra bici e ci facciamo una bella biciclettata. Ora siamo a Santa Lucia, di fronte all'isola di Barril. Pieno oceano qui di fronte a me. Oggi è una giornata bellissima, sole pieno, temperatura ideale, si potrebbe anche stare in costume, infatti qualcuno c'è in costume. Ora noi siamo in bici, quindi siamo un po' più coperti, ma sta molto molto bene. E per inaugurare il Portogallo ci facciamo una bella birretta in spiaggia. Spagnola però, ancora dobbiamo comprarle le birre portoghesi. Queste sono le case dei compañeros pescadores che erano qui, queste casette qua, adesso sono utilizzate più che altro come deposito, come depositi, magazzini e un po' di alloggi per gli operai e per i camerieri che lavorano qua nei ristoranti. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. E dalla Praia do Barril qui arriva un trenino, che è quello lì rosso piccolino che abbiamo visto poco fa, che percorre 1 chilometro e mezzo di strada e attraversa questa striscia di terra, questa isola di Barril. In quest'isola, come nella nostra Carloforte o a Favignana, erano specializzati nella pesca del tonno.
Tutte le ancore che abbiamo visto nel cimitero servivano più che altro per mantenere la tonnara. Era studiata in maniera tale da convogliare i tonni nella camera della morte, qui la chiamano la Copo Central Pool, che è dove poi venivano tirati su i tonni. Il sistema più o meno è abbastanza simile a quello che veniva adottato dalle nostre parti. E questo è il percorso che abbiamo fatto con un po' con la bici, un po' spingendola. Da qui siamo partiti, fatto il ponte, attraversato il canale e poi siamo arrivati fino alla spiaggia dall'altra parte. Si è arrivati dal mare interno, questo è il mare interno lagunare, che comunque è una bella corrente, vedo, al mare aperto. Per ora abbiamo visto Carino, questi paesini tranquilli, molto saudagi, molto tranquilli, anche qualche turista che si gode la vita lentamente, più lentamente ancora della Spagna finora. E qua si nota la calma e la tranquillità di questo posto. Pescatori. Oggi è sabato. E nonostante tutto tranquillo. Bello, 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 sì. Devo essere sincero, fino ad ora questa zona del Portogallo mi piace molto.